Ciao a tutti! Questo nuovo video si integra in parte con il video precedente Terra rotonda o piatta, poiché dall'analisi che faremo sulla Luna, il nostro satellite, avremo un nuovo indizio che quasi nessuno conosce e di cui comunque si parla poco, a favore del fatto che la Terra è sferica. Tale indizio è il modo in cui il Sole la illumina. La Luna accompagna la Terra quasi da sempre, sicuramente da molto prima che la vita muovesse i suoi primi passi sul pianeta. È stata oggetto di molte interpretazioni, più o meno sensate, comunque sempre figlie della immaturità scientifica della cultura che andava a inventarle e del tempo. Solo nella storia relativamente recente dell'umanità, la Luna ha conquistato il ruolo che merita, e cioè di compagna della Terra nel suo viaggio intorno al Sole e alla galassia, e di complice nell'avere reso le condizioni sulla Terra utili allo sviluppo della vita. In ogni caso, la sua presenza nel cielo è sempre motivo di meraviglia, perlomeno per chi vi sta parlando ora. È una figura talmente importante e familiare nell'immaginario collettivo che, sebbene per correttezza grammaticale siamo obbligati a usare il pronome personale essa, nel riferirci alla Luna in via informale ci rivolgiamo a lei come se fosse una persona. Sebbene, come abbiamo detto, la Luna sia già importante per questioni funzionali e legate alla vita sul pianeta Terra, ha anche dato all'umanità una chiave per aprire la porta dell'interpretazione e dell'esplorazione del cielo. Essa, infatti, essendo un vicino cosmico, ha da sempre stuzzicato la nostra fantasia e ha acceso in noi il sogno di poterla raggiungere prima o poi. Via via che ci si accorgeva della sua natura e posizione, ci si rendeva però conto del fatto che sarebbe servita una tecnologia non a basso costo e non facilmente realizzabile. Inoltre bisogna dire che non sarebbe stato facile per l'umanità dedurre la natura del cosmo solo osservando gli altri corpi del sistema solare o le altre stelle e i loro esopianeti, cosa non facile nemmeno ai giorni nostri, figuriamoci nel passato remoto dell'umanità. Ma la Luna è sempre stata lì, sotto gli occhi di tutti, a bisbigliare risposte alle orecchie più attente e curiose e a provocare gli uomini più arditi. Comunque, semplicemente osservando la Luna e applicando l'intelletto, è stato possibile fin dall'antichità iniziare a figurarsi che forma ha. Infatti, il modo in cui la luce del Sole si proietta su di essa lascia intendere senza ombra di dubbio che almeno la Luna è sferica. Già nel IV secolo a.C., il filosofo greco Parmenide di Elea lo capì. A lui è attribuita la scoperta della sfericità della Terra e l'aver capito, proprio dalle fassi lunari, che anche la Luna lo è. Non essendo il mondo di allora, però, dotato di internet e o di mezzi di informazione in tempo reale e capillari, col tempo queste informazioni andarono perdute. Per verificare voi stessi la sua intuizione, prendete una sfera qualsiasi come può essere una palla da gioco o una sfera ornamentale di pietra o di legno. Fate in modo che venga colpita da una luce diretta. Se siete al Sole, mettetela sotto il Sole. Se siete in una stanza, illuminatela con una torcia ed eliminate tutte le altre fonti di luce. Più create buio intorno, più il risultato sarà convincente. La luce si rompe sulla superficie della sfera esattamente come si rompe sulla superficie della Luna. Solo che qui sulla Terra, all'aperto, la luce del Sole si rifrange nell'atmosfera e illumina un po' la sfera da tutte le direzioni. Inoltre il Sole illumina anche la superficie su cui la sfera è appoggiata, la quale a sua volta riflette un po' di radiazione luminosa. Queste due situazioni rendono non troppo evidente lo stacco tra la zona in ombra e quella illuminata. La Luna invece, essendo in ambiente di vuoto praticamente perfetto e non poggiando sul nulla, non ha né rifrazione atmosferica né illuminazione di riflesso
se non quella della Terra in qualche occasione, e quindi la parte non illuminata è quasi perfettamente nera e sembra scomparire nel buio della notte. Raggiunta razionalmente la consapevolezza che la Luna deve essere sferica semplicemente osservando sfere nel quotidiano, gli uomini, non solo i più eruditi, avrebbero dovuto già da tempo fare alcune considerazioni aggiuntive. La Luna vista dalla Terra sembra un cerchio stampato sulla volta celeste, ma non è l'unico. Un altro corpo celeste si stampa sulla stessa volta, ma solo durante il giorno, ed è il Sole. Tra le altre cose fortuite della situazione Terra-Luna-Sole è che il rapporto tra la distanza del Sole e le sue dimensioni è quasi uguale al rapporto tra la distanza della Luna e le sue dimensioni, per cui nel nostro cielo appaiono di grandezza molto simile. Tant'è che durante un'eclisse totale di Sole la Luna si sovrappone quasi perfettamente al disco solare. Questo è uno di quei fattori fortuiti che avrebbe convinto l'uomo del passato, superstizioso com'era, che Dio avesse creato Sole e Luna con le stesse dimensioni e la stessa forma. Quindi, se avesse intuito dall'esempio che abbiamo appena visto che la Luna era sferica, avrebbe dedotto che il Sole era altrettanto sferico. Sebbene basato su un preconcetto errato e per niente scientifico, l'umanità avrebbe comunque indovinato la realtà delle cose. A quel punto l'uomo sarebbe stato convinto che la Luna e il Sole sono sferici. Perché mai Dio, nella sua perfezione, avrebbe dovuto creare la Terra piatta? Il mito della Terra piatta avrebbe smesso di esistere. La Trinità, Terra, Sole, Luna sarebbe stata perfetta. L'essere umano in genere non ragiona molto su ciò che percepisce della natura. La maggior parte delle persone non guarda nemmeno il cielo di notte, tutti presi come siamo dalla vita sociale o da ciò che ai nostri giorni ne resta, dal possedere e dall'apparire. Cosa mi rispondereste se vi dicessi che il cinema vi inganna riguardo alla Luna? Tranquilli, questo non è un video su un presunto complotto, non lo fanno di proposito. Anche l'industria del cinema è vittima della superficialità di cui vi sto per parlare. Avete presente i primi minuti di Star Wars? Il primo episodio, diventato episodio 4 dopo la trilogia prequel, quando c'è l'astronave dei ribelli inseguita dall'astronave imperiale. Nella scena si vedono un pianeta e 2 sue lune. Non posso caricare l'immagine del film per motivi di copyright, ma parliamo di un'immagine simile a quella sullo sfondo che vedete ora. Questa è un'immagine di fantasia come quella del film. Però in questo caso una cosa è certa, le fonti di luce sono corrette. Entrambi i corpi celesti, infatti, sono illuminati da una fonte di luce proveniente dall'angolo destro in alto, molto grande e molto lontana. Infatti illumina i 2 corpi celesti nello stesso modo, per cui è una fonte di luce molto grande, sicuramente più grande della distanza tra i 2 corpi. E non è nella foto, per cui la fonte di luce è lontana. Inoltre la fonte di luce è spostata in profondità rispetto agli altri 2 corpi celesti, visto che la zona illuminata ha una forma di falce. Cosa sarebbe successo se l'immagine fosse stata quella che invece è ora sullo schermo? È evidente per tutti che quell'immagine non è verosimile. Infatti, il pianeta è illuminato dalla stessa fonte di luce dell'immagine precedente, mentre la sua luna è illuminata da un'altra fonte di luce dalla parte opposta a quella del pianeta. Con 2 fonti di luce, i 2 corpi avrebbero dovuto essere illuminati su ambo i lati. Andate ora a vedere la scena di Star Wars a cui abbiamo accennato poco fa. Molti di voi l'avranno già notato quando hanno visto il film. Per gli altri, alla luce di ciò che vi ho appena detto ora, qualcosa potrebbe non convincervi più. Sebbene questo sia un errore abbastanza clamoroso, non tutti l'hanno notato. Quindi, in questo caso, il cinema ha mentito. La fonte di luce non era congruente con la realtà dell'osservazione da una certa distanza di 2 o più corpi celesti illuminati da una sola stella. Anche la Terra e la Luna sono illuminate da un'unica stella, per cui da lontano devono apparire in modo simile all'immagine che vedete. Ma devono apparire così anche da vicino, da molto vicino. Ed è in questi casi, soprattutto,
che chi fa cinema spesso mente pur non consapevolmente. Non parliamo ovviamente di pellicole in cui la luna viene ripresa in una situazione reale, e cioè mentre entra nelle inquadrature. Parliamo solamente dei film di animazione, che siano disegnati o realizzati in computer grafica, o di film con uso massiccio di effetti speciali, in cui la luna viene ricostruita digitalmente, o di rappresentazioni artistiche come quelle che state vedendo ora. Disegniamo la Terra. Per praticità la rappresentiamo senza oceani o terre emerse, ma solo stilizzata. Analogamente disegniamo la Luna altrettanto stilizzata, senza crateri o rilievi montuosi. Sempre per praticità, per ora le immaginiamo di uguale diametro. Non ci importa da dove le si stia guardando o in che momento del giorno, dell'anno o della loro vita. Noi, osservatori privilegiati, siamo all'esterno del sistema Terra-Luna, ma a una distanza tale che ci permette di vedere bene entrambe. Sempre per praticità, le immaginiamo più vicine di quanto esse siano in realtà, il che, viste le dimensioni del Sole, non turba il ragionamento che andiamo a fare, come vedremo anche più avanti. Un uomo è sulla superficie della Terra, non importa in quale posto o nazione. Dovunque egli si trovi, nel nostro esempio, ipotizziamo sia notte. Ricordate bene che è notte. Quindi il Sole illumina la Terra, ma non l'emisfero in cui egli si trova. Come nell'esempio di poco fa, in cui abbiamo tirato in ballo Star Wars, la Luna è illuminata coerentemente alla sua posizione. In maniera del tutto fantastica, immaginiamo che quest'uomo possiede un dispositivo che possa teletrasportarlo sulla Luna ad una longitudine e latitudine analoghe a quelle che occupa sulla Terra. Ecco che il nostro uomo, indossata la tuta spaziale, preme un pulsante e si teletrasporta sulla Luna. Il dispositivo garantisce il rispetto delle coordinate al 100%. Allora, sarà giorno o sarà notte in quel punto sulla Luna? Sarà notte, ovviamente, poiché la Luna è illuminata come la Terra. Abbiate pazienza, arriviamo al dunque. Questo era il nostro punto di vista dello spazio. Se sulla Terra a certe precise coordinate è notte, sarà notte anche sulla Luna alle stesse coordinate. Stesso discorso nel caso in cui in un preciso punto sulla Terra sia giorno. Per dirvi dove voglio andare a parare, vi mostro lo stesso esperimento dal punto di vista dell'uomo sulla Terra. L'uomo sulla Terra guarda la Luna. Per capire dov'è che il cinema ci inganna, bisogna comprendere il punto di vista dell'uomo sulla Terra. Ogni uomo sulla Terra percepisce la forza di gravità e, se la Luna è sorta e non è tramontata, allora la vedrà nel cielo, a volte prossima all'orizzonte, a volte più in alto, dipende anche dal luogo geografico ovviamente. Se invece sta sorgendo o tramontando, la vede davanti a sé. Prendiamo questa situazione ideale, la Luna che sorge o che tramonta. Immaginiamo di vedere la Luna che sorge o che tramonta sul mare. Il mare è una pianura perfetta e non ha ostacoli che interrompono la vista sulle grandi distanze. Se dal mare si vede la Luna che sorge o che tramonta, significa che la Luna è in una posizione perfettamente orizzontale rispetto all'osservatore. Questa foto è molto bella, ma è falsa. Ovviamente si capisce dai colori e dai contrasti, tutti l'avete capito. Ma l'errore più grande ad una prima analisi sfugge, infatti è l'illuminazione della Luna. Se dove si trova l'osservatore è notte, deve essere notte anche sulla parte della Luna in cui l'osservatore immagina la propria proiezione a coordinate analoghe a quelle che egli occupa sulla Terra. Se invece una foto reale ritraesse la Luna come in questa immagine, allora anche nel punto da cui è stata scattata la foto sulla Terra sarebbe giorno, e anche da molte ore. Se la luce, come in questo caso, non corrisponde, vuol dire che la Matrix ha glitchato di brutto, ma se come me non credete alla Matrix, allora significa semplicemente che non state vedendo una scena reale, ma un'immagine artistica. Vediamolo meglio. Tornando all'esempio di qualche minuto fa,
andiamo a rappresentare la situazione della Luna all'orizzonte vista dall'esterno del sistema Terra-Luna. La Luna è all'orizzonte, quindi per vederla l'uomo guarda dritto davanti a sé, in orizzontale appunto. L'uomo si è teletrasportato, ma questa volta ha lasciato un amico sulla Terra. Nell'esempio, Luna e Terra erano uguali in diametro e molto vicine, per cui con gli strumenti adatti i due amici possono vedersi e salutarsi. Questo perché le coordinate a cui è il primo amico sulla Terra sono allineate con le coordinate dell'amico sulla Luna e nulla si contrappone alla reciproca vista. Ma se la Luna fosse più in alto nel cielo e l'uomo sulla Terra dovesse inclinare la testa per guardare il suo amico sulla Luna, non potrebbe vederlo perché è la Luna stessa a frapporsi fra i due. Questo per dire che per stimare se un'immagine ritrae una situazione reale oppure no, occorre valutare in maniera corretta dove l'osservatore, cioè la telecamera e quindi lo spettatore, si verrebbe a trovare se egli si proiettasse sulla Luna ad analoghe coordinate. Provate voi stessi, guardate dov'è la Luna quando siete all'aperto e immaginate di proiettare il vostro ologramma sul satellite. Vedrete che al variare della sua posizione nel cielo, l'illuminazione che ricevete sulla Terra è coerente con l'illuminazione che ricevereste nella stessa posizione sulla Luna. Ora ditemi nei commenti, è o non è interessante? Ci avevate mai pensato? Il video che segue rappresenta molto bene il concetto appena espresso.
Ora che avete assunto la pillola rossa, non avrete difficoltà a notare che non è raro trovare nei film di animazione o in quelli con una forte componente in CG una posizione della Luna totalmente fuori logica rispetto a come sarebbe nella realtà. Non è detto che chi fa cinema non sappia queste cose, è solo che non è intuitivo. Inoltre spesso si dà più importanza all'effetto scenico piuttosto che alla verosimiglianza della situazione rappresentata. Questa analisi che abbiamo fatto, oltre che a darci nuovi spunti e stupirci un po', dimostra senza ombra di dubbio che il Sole è esterno al sistema Terra-Luna e che quindi la Luna e il Sole non sono due palline che circolano sopra una terra piatta. Il tutto è valido però solo se le dimensioni e le distanze dei tre corpi celesti in esame sono state stimate in maniera corretta. Con la prossima argomentazione dimostreremo anche questo. Prendiamo per vere le dimensioni dei corpi e le distanze in gioco. Nelle immagini che stiamo per vedere, le dimensioni del Sole, della Terra e della Luna sono in scala. La distanza Terra-Luna è anch'essa in scala. La distanza Sole-Terra e Sole-Luna non lo è, e tra poco vedremo il perché non è possibile farlo. Siccome la distanza media Terra-Luna è di 384.400 km, il diametro del Sole è di 1.391.000 km e quindi la distanza Terra-Luna entra nella larghezza del Sole più di 3 volte e mezza e la distanza del Sole dal sistema Terra-Luna è 100 volte maggiore del diametro del Sole, è come se i raggi del Sole che colpiscono la Terra e Luna fossero paralleli, cosa che però in realtà non è, perché per essere paralleli il Sole dovrebbe essere infinitamente grande. Se non sono perfettamente paralleli, potrebbero illuminare i due corpi in maniera diversa e mandare all'aria tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora. Può sembrare banale, ma due illuminazioni diverse possono essere spiegate in due modi. Uno lo abbiamo appena visto, e cioè raggi di sole non perfettamente paralleli a causa di una sorgente luminosa grande e lontana, ma di dimensioni comunque finite. Il secondo invece è che il Sole in realtà potrebbe essere come descritto dalla teoria della Terra piatta, e cioè una pallina che vola sopra la Terra, come lo sarebbe la Luna. Intanto vediamo il motivo per cui non possiamo rappresentare graficamente la distanza Sole-Terra e Sole-Luna in scala. Ovviamente è una questione di pixel. Non possiamo realizzare un disegno grande 149 milioni di pixel. Dobbiamo ridurlo. Il Sole, per quanto enorme, è nulla rispetto alla distanza che lo separa dalla Terra, e cioè 149.600.000 km. Per rappresentarlo in scala, potremmo provare a dividere le grandezze per 100.000 e rappresentare la distanza Terra-Sole in un'immagine di 1496 pixel di larghezza. Con questa riduzione, il Sole sarebbe un cerchio di 14 pixel di diametro. Terra e Luna non sono rappresentabili poiché di dimensioni pari rispettivamente a 0,12 pixel e 0,035 pixel, cioè nemmeno un pixel. La distanza Terra-Luna sarebbe circa 4 pixel. Prendiamo il sistema Sole-Terra-Luna. Anche se sono oggetti in movimento l'uno relativamente all'altro, per i centri dei tre corpi passa un unico piano cartesiano, perché per 3 punti passa un unico piano. La linea che unisce Sole e Terra giace sull'asse delle X. Il Sole occupa la posizione dell'origine in coordinate 0,0, quindi per il suo centro passa l'incrocio degli assi X e Y. Nel momento in cui la linea che unisce la Terra e la Luna è perpendicolare all'asse delle X, abbiamo la massima divergenza tra i raggi solari che colpiscono i due corpi Terra e Luna.
Ricordiamo che la distanza Terra-Sole è di 149.600.000 km e la distanza Terra-Luna è 384.400 km. Ricordiamo inoltre, qualora ce ne fosse bisogno, che le distanze sono distanze medie, poiché le orbite dei corpi celesti non sono mai perfettamente circolari, e che il disegno che stiamo vedendo non è in scala. Detto O, il centro del Sole, A, il centro della Terra e B, il centro della Luna, abbiamo che O ha coordinate 0,0, A ha coordinate 149.600.000,0 e B ha coordinate 149.600.000 e 384.400. Abbiamo detto che stiamo osservando la situazione in cui la linea che unisce Terra e Luna è perpendicolare all'asse delle X, quindi dà luogo a un angolo di 90 gradi. Il triangolo OAB è retto. AB e OA sono rispettivamente il seno e il coseno dell'angolo AOB moltiplicati per l'ipotenusa. È tutto noto tranne l'ipotenusa OB, che a noi non serve, e l'angolo AOB. Per calcolare l'angolo AOB ci basta applicare la funzione arcotangente al rapporto tra il seno dell'angolo che stiamo cercando, e il seno dell'angolo è la distanza Terra-Luna AB, e il coseno dell'angolo che stiamo cercando. Il coseno è la distanza Sole-Terra OA. Quindi l'angolo AOB è uguale all'arco la cui tangente è AB diviso OA, e cioè uguale all'arco tangente di 384.400 diviso 149.600.000, il che è uguale a 0,147 gradi. Direi che l'angolo tra il raggio del Sole che colpisce la Terra e il raggio di Sole che colpisce la Luna è trascurabile, quindi l'illuminazione Terra-Luna visibile dalla Terra è coerente con un sistema di due corpi distanti tra loro e illuminati da una stella molto più grande e molto lontana. Il Sole e la Luna non sono due palline che volano sopra una terra piatta, e le animazioni grafiche che abbiamo fatto qualche minuto fa sono realistiche. E con ciò ho detto tutto. Grazie di aver visto il video. Nel prossimo video analizzeremo, sempre con la logica, i motivi per i quali non si può essere atei al 100%. Ciao!